Conosci questa piazza? Scommetto di sì. Si tratta di Piazza San Marco, una piazza molto bella e grande. Grande o granda? Lo scopriremo nel video di oggi. Oggi infatti ti insegnerò ad evitare uno degli errori più comuni tra chi impara la lingua italiana. Insegno la lingua italiana da più di 10 anni e ti posso assicurare che l'argomento di oggi è importantissimo per riuscire a parlare l'italiano in modo sicuro e corretto. Devi sapere che in italiano esistono due tipi di aggettivi. Anzi, per dirla tutta, in realtà ce ne sono di più, ma ci concentreremo oggi sui due tipi più frequenti. Il primo è composto dagli aggettivi a 4 uscite, cioè possono uscire in O, A, I, E. Si comportano in questo modo aggettivi come italiano, simpatico, chiuso o anche bello. Vediamo proprio quest'ultimo aggettivo con uno schema riassuntivo. Come vedi, bello finisce con la O al maschile, con la A al femminile, questo al singolare, in I al plurale maschile e in E al plurale femminile. Diremo pertanto il ragazzo bello, la ragazza bella, i ragazzi belli e le ragazze belle. Il secondo tipo di aggettivi è invece composto dagli aggettivi a 2 uscite. Pertanto avremo l'aggettivo in E al singolare, sia maschile che femminile, e in I al plurale, sia maschile che femminile. Si comportano così aggettivi come facile, difficile, grande o anche felice. Vediamo quest'ultimo caso. Come vedi, felice è al singolare, mentre felici è al plurale. Diremo pertanto il ragazzo felice, ma anche la ragazza felice, mentre al plurale avremo i ragazzi felici e le ragazze felici. Fino a qui abbiamo visto come si comportano gli aggettivi italiani più comuni. Ricorda però che ce ne sono anche degli altri, ad esempio ci sono gli aggettivi invariabili. Se quello che stiamo vedendo ti è utile, ti invito ad iscriverti a questo canale e attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Ora la difficoltà maggiore sta nell'unire gli aggettivi ai sostantivi. A questo proposito, ricorda che i sostantivi italiani possono essere di 3 tipi, in base a come escono al singolare. Questo è uno schema riassuntivo che però non corrisponde sempre alla realtà. Infatti i nomi in O generalmente sono maschili, al plurale escono in I, ma non è sempre così. Infatti, ad esempio, la parola mano è femminile. Stessa cosa vale per i nomi che finiscono in A, al plurale escono in e normalmente i nomi in A sono femminili. Ce ne sono però molti di origine prevalentemente greca, come ad esempio problema, che sono maschili. Infatti in italiano si dice il problema. E poi ci sono i nomi in E. Attenzione a questi nomi
è facile confondere questa E per un plurale, ma questi nomi, i nomi che finiscono con la E al singolare, ricorda che generalmente appartengono il 50% al genere maschile e per un altro 50% al genere femminile. Il cane è infatti maschile, la nave è femminile. Proviamo ora a mettere insieme aggettivo e nome. Per esempio, lingua e difficile. Diremo una lingua difficile. Per esempio, l'italiano. Non lo so, ti sembra una lingua difficile? Ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Ma lingua difficile, come diventa? Al plurale diremo lingue difficili. Per esempio, le lingue orientali sono difficili. Ancora, ragazzo e l'aggettivo giovane. Diremo un ragazzo giovane. Ma come diventa al plurale? Dei ragazzi giovani. Tutto chiaro? Spero di sì, anche perché ora tocca a te. Ti chiedo di scrivere qui sotto nei commenti le frasi che vedrai tra poco. Ti consiglio di mettere in pausa il video e completare le frasi nei commenti. Completa le frasi con l'aggettivo indicato. Questi esercizi sono troppo difficili. Il professore è davvero bravo. Dove sono i libri? Nuovo. Ho comprato 2 maglie verde. L'albergo dove siamo stati era molto caro. Carlo e i suoi amici sono molto simpatico. Paolo e Maria sono sempre allegro. Le estati siciliane sono sempre molto caldo. Ti è piaciuta la video lezione di oggi? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. E se vuoi ricevere le mie video lezioni direttamente nella tua casella di posta elettronica, puoi iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.